Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. Amici del leone, abbiamo la torre. Qualche crollo di qualche sicurezza. Oh, scusate. Qualche crollo di qualche sicurezza, come vi stavo dicendo, può essere qualche cosa che riguarda il proprio ego o può essere qualche tipo di certezza che crolla per qualche evento esterno. Sta di fatto che si parla di una sorta di destrutturazione o ristrutturazione di qualche tipo di realtà o magari di relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link che spiega il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle letture semestrali per il 2023. Per chi volesse contattarmi invece può scrivermi un'email a quell'indirizzo che vedete qui sopra. Allora ragazzi, qui periodo interessante, io continuo a muovere la camera. Allora abbiamo la torre e qui si parte con questa torre, direi. Abbiamo poi un diavolo al contrario, un asso di denari al contrario, 2 di pentacoli al contrario, 9 di pentacoli, 6 di spade e 5 di pentacoli. Devo dire che c'è una preponderanza di pentacoli, quindi può essere qualcosa che ha a che fare con una situazione di tipo materiale, magari con del denaro, oppure semplicemente qualche questione magari legata al vostro quotidiano, ok? Andiamo a vederlo poi con i mini tarocchi. Però ho come la sensazione che con questo asso di denari al contrario ehm, ci sia qualche cosa che non riesce a partire, che non riesce a mettere il seme. E avete anche il diavolo, quindi si parla di qualche tipo di tossicità, ego, perché ricordiamoci che la torre è il crollo dell'ego, quindi magari qualche idea della mente. E potrebbe anche essere qualche questione legata a una perdita di potere personale, poi lo andiamo a vedere. Perché qui comunque abbiamo un 2 di pentacoli ed è come se ci fosse una serie di cicli, ok? Che con il 2 di pentacoli al contrario si interrompono. Perché quando il 2 di pentacoli è girato al dritto, in questo mazzo non si vede moltissimo. Vediamo se riesco a trovarlo in questo qua più piccino. Eccolo qui. Vedete, c'è una sorta di simbolo dell'infinito e fa proprio riferimento a quei cicli che continuano a ripetersi, ma qui è girato al contrario, è come se si spezzasse qualche cosa, se si spezzasse questo ciclo. Può essere un ciclo di tossicità, ripeto, dovuto all'ego, dovuto magari a qualche persona vicino a voi, all'ambiente o anche solo al vostro modo di pensare. Sta di fatto che dopo abbiamo un 9 di pentacoli, che è una carta che mi parla di amor proprio e di indipendenza, è una carta che parla anche di abbondanza economica. E poi abbiamo un 6 di spade e un 5 di pentacoli. Allora, se qui abbiamo l'abbondanza economica, qui abbiamo un potenziale, una possibile delusione, o magari potrebbe anche essere una spesa imprevista per qualcuno. Magari dovuto ad un viaggio, dovuto a uno spostamento, perché 6 di spade parla di allontanarsi da qualcuno o da qualcosa. Tenete presente che sì, oggi mi impappino. Essendo un 6 di spade parla di mente, quindi molte volte fa riferimento alle idee da cui ci si deve allontanare e qui avendo il diavolo al contrario, anche questo fa riferimento al potere mentale. Adesso lo andiamo a vedere più nello specifico di che cosa si tratta, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Andiamo a vedere questa torre, per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di coppe e un 3 di bastoni. O non si è vista una possibilità, ragazzi, perché il 4 di coppe è la carta della cecità, probabilmente non si è vista o non c'è stata la possibilità di espandersi,
o per riuscire a... Sapete, ho questa sensazione, quando qualcuno rimane tanto tempo in un posto, l'energia diventa un po' stantia e per riuscire a rendersi conto delle possibilità che si avevano in quel posto, bisogna andarsene. Cioè, solo vivendo, per esempio, o lavorando in un posto diverso da quello dove eravamo prima, ci rendiamo conto di quello che in realtà avevamo e che non vedevamo. È un po' la sensazione che ho con questo gruppo di carte. Andiamo a vedere il diavolo. 7 di spade. Wow, ragazzi, proiezioni. 5 di bastoni, lotte, conflitti. Possono essere lotte di potere, visto che comunque c'è questo diavolo. Il 7 di spade è una carta. Guardate, quando c'è diavolo e 7 di spade parla sempre di qualche sorta di manipolazione o di bugia o di appunto mezza verità, proiezioni e c'è anche un 5 di bastoni, quindi è una questione competitiva. Può fortemente essere inerente al lavoro, però è come se ci fosse qualcosa per cui non vi sentite nel vostro potere personale. Probabilmente questa torre destabilizza un pochettino, no? Giustamente, quando c'è un crollo dell'ego, poi l'ego bisogna ricostruirlo. Però occhio alle proiezioni che fate. E anche i conflitti interni, perché molte volte il 5 di bastoni parla di conflitti interni. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo una regina di bastoni al contrario e un 9 di bastoni. Allora, qui ragazzi, può essere che qualcuno si senta, come vi posso dire, in questa situazione da diavolo al contrario, quindi di perdita di lucidità anche, se vogliamo, mentale, perché c'è questo 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è una carta che parla di confini, di limiti, ma è anche una carta che parla di qualcuno che è stanco di mantenere alti questi limiti. Si vorrebbe un nuovo inizio, ma non arriva con questo asso di pentacoli al contrario. È come se le cose in un certo senso non cominciassero in un altro modo. E la regina di bastoni al contrario può essere o una persona vicino a voi, magari proprio la persona con la quale non c'è un nuovo inizio, o potrebbe anche rappresentare, giustamente avendo il diavolo al contrario, una sorta di perdita di controllo di voi stessi. Ma giustamente quando c'è la torre i momenti sono sempre un po' impegnativi, eh. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Imperatrice e appeso. Allora, qui avevamo una regina di bastoni, quindi potrebbe anche essere una madre in questo caso, ragazzi, con la quale ci siano questi conflitti, queste perdite di potere. O può essere inerente a un progetto anche. Sta di fatto che qui c'è la carta dell'appeso che vi dà la possibilità di vedere anche le cose da un altro punto di vista. È come se si dovesse uscire dal solito schema di pensiero o dal solito schema di azione. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un re di coppe e un cavaliere di pentacoli. Wow! Ragazzi, potrebbero essere due persone nuove che entrano nella vostra vita. Il re di coppe può anche fare riferimento a un terapeuta o vi dirò che essendoci il cavaliere di pentacoli potrebbe essere una persona che in qualche modo si presta a darvi una mano e considerato che abbiamo un 9 di pentacoli potrebbe proprio darvelo da un punto di vista monetario. Se qui ipotesi questo progetto non prende il là perché quello che manca è una base monetaria, una base economica, vi dico che nel secondo periodo potrebbe essere che arrivi. Fate attenzione con questo 5 di pentacoli che dopo andremo a vedere perché può esserci o qualche spesa imprevista o qualche investimento che diciamo dove il budget di spesa diventa elastico anche. Scusate, tende a crescere. C'è qualche cosa che non potete dire, o che non volete dire, o che state per dire ma non vorreste dire. Andiamo a vedere 6 di spade. Allora abbiamo un asso
di bastoni al contrario e la carta dell'imperatore. È come se non si facesse qualcosa di concreto. Perché quando c'è l'asso di bastoni si parla di azioni concrete, ma è al contrario. Però c'è anche questo imperatore che in realtà parla di stabilità, di concretezza. Voglio andare a vedere anche questo 5 di pentacoli. 3 di spade e asso di pentacoli. Guardate l'asso, è ritornato. Io credo, ragazzi, che questo 3 di spade faccia riferimento proprio a queste due torri che avete. Sento che qui bisogna rimodellare la vostra mente, la vostra forma pensiero, perché qui c'è un atteggiamento, un'attitudine di carenza che probabilmente è dovuto a questo 3 di spade che non vi permette di mettere questo seme. Cioè, in realtà poi l'asso di denari c'è alla fine del periodo, quindi è come se qualche cosa di nuovo iniziasse. Ma ho la sensazione che dobbiate passare un po' attraverso questo momento di purga, questo momento di pulizia, principalmente da un punto di vista mentale e del vostro ego. Quello che volete voi, quello che è importante per voi. Mm? Perché comunque c'è un imperatore, c'è una sorta di stabilità. Ma l'imperatore molte volte, siccome è una persona che si è fatta da sé, si è costruita le proprie regole, a volte parla anche del fatto che una persona ha bisogno di lasciare andare le regole degli altri, i condizionamenti degli altri e crearsi le proprie regole sulle quali costruirsi la propria base. Le regole non sono sempre uguali per tutti, eh. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e io poi vi invito a rimanere fino alla fine perché ho riscoperto, diciamo così, un amico di vecchia data. Chi mi segue da un po' di tempo magari si ricorderà, chi invece mi segue da meno tempo, attenzione, ok, chi mi segue da meno tempo è passata la gatta sul tavolo per quello che... E lo scoprirà tra poco. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Wow! Prosperità, abbondanza, successo, una strada lastricata d'oro, ragazzi. È vero che quando c'è la torre si parla sempre di un momento di reset. Sono quei momenti nella vita dove magari vi capita di tutto, dove magari rimanete proprio a terra. Molte volte si tratta, non è così per tutti, possono anche essere delle cose più piccole, però molte volte si tratta di rimanere proprio a piedi sotto più punti di vista. Ma il vantaggio di questa torre qual è? Il fatto che voi possiate ricostruirvi esattamente come voi volete e qui entra in gioco la carta dell'imperatore. Create voi le vostre regole, anche le vostre regole mentali, il vostro modo di agire. Create voi quelle che sono le vostre basi, insomma. Scusate. L'asso di pentacoli è una carta che parla di una nuova strada, di un nuovo giardino, dove le cose possono essere prospere, possono essere abbondanti e in effetti qui è una carta numero 42, magari per qualcuno ha un senso, però veramente i momenti torre sono molto positivi perché ci si può solo rialzare, solo ricostruire migliori. Mm? Bene, allora, il nostro vecchio amico è il pendolo. Chi mi segue da un po' di tempo sa che ogni tanto lo tiro fuori. E per chi volesse approfondire un po' di più il discorso, ho pubblicato già un video sul pendolo, lo trovate nella sua playlist. Quello che faremo oggi è fare una domanda, ossia voi in questo momento andrete a porre una domanda la cui risposta potrebbe essere o un sì o un no, quindi la domanda dovrà essere formulata in modo che la risposta possa essere sì o no.
Se avete bisogno di più tempo per formulare la domanda potete mettere il video in pausa. Io intanto chiedo per i nostri amici leone qual è la risposta alla domanda. Cari amici del leone, la risposta alla vostra domanda è un no. Fatemi sapere poi che cosa ne pensate nei commenti. E se vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, iscrivervi, insomma ogni tipo di aiuto è veramente importante per me e di fatto ringrazio tutte le persone che commentano e che supportano il canale. Io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!